Nel 1929 una grande crisi economica, nota come Grande Depressione, sconvolse gli Stati Uniti d'America ed ebbe importanti conseguenze anche in Europa. In Germania la profonda crisi in cui cadde l'economia tedesca fu sfruttata dal giovane leader nazionalista Adolf Hitler, che nel 1933 vinse le elezioni in quel paese. Per contrastare la politica di annessione dell'Austria propugnata dal nuovo regime tedesco, in Austria fu instaurato un governo dittatoriale filofascista, che nel 1934 si legò all'Italia e all'Ungheria in un'alleanza militare difensiva sancita dai Protocolli di Roma. La crisi economica ebbe però effetti deleteri anche in Italia, dove i disoccupati passarono da 300.000 a più di 1 milione nel 1933, con conseguente perdita del consenso del partito unico fascista che governava la penisola sotto la guida di Benito Mussolini dal 1922. Mussolini quindi doveva trovare una soluzione per rilanciare il ruolo internazionale dell'Italia, rinvigorire il consenso popolare verso il suo partito e stimolare l'economia italiana attraverso nuove ed importanti commesse statali. Da qualche anno, oltre il confine della Somalia italiana, le truppe italiane avevano occupato illegalmente l'importante località di Wal Wal e nel 1934 una rivendicazione etiope dell'area sfociò in uno scontro armato che causò lievi perdite da entrambe le parti. L'incidente passò alla storia come incidente di Wal Wal e darà a Mussolini il casus belli che stava cercando per l'invasione dell'Etiopia. Mussolini infatti colse l'occasione per far ripartire l'occupazione attraverso le commesse militari e rilanciare il ruolo internazionale dell'Italia attraverso un'esemplare campagna di conquista eseguita con armamenti moderni. L'invasione fu preceduta da una campagna diplomatica volta ad ottenere il consenso di Francia e Gran Bretagna. Entrambe acconsentirono all'invasione italiana cercando di ritagliare per Mussolini il ruolo di contraltare rispetto al crescente potere del dittatore tedesco Hitler. Va detto che la Germania appoggiò l'Etiopia con l'invio di armamenti poiché un'eventuale difficoltà italiana nella sua conquista avrebbe alleggerito le posizioni italiane contrarie all'annessione dell'Austria da parte tedesca. Vista l'imminenza della guerra, l'Italia iniziò a concentrare uomini e mezzi lungo il confine del Regno d'Italia con l'Etiopia. Mussolini nominò Emilio De Bono, un gerarca fascista, al comando della spedizione, la qual cosa indispettì gli alti comandi militari. Per quella che sarebbe divenuta la più grande guerra coloniale mai compiuta, in Africa orientale furono inviati circa 500.000 fra militari e lavoratori dell'esercito, 82.000 quadrupedi, 1 milione di tonnellate di materiale. Il 16 gennaio 1935 De Bono arrivò ad Asmara, con l'ordine di organizzare l'invasione in 9 mesi. Va sottolineato come nelle povere colonie italiane e nell'Etiopia le infrastrutture erano insufficienti per gestire la logistica che si apprestavano ad ospitare. Data la povertà dell'Eritrea, il peso della guerra sarebbe interamente ricaduto sulle forniture nazionali, che avrebbero potuto essere bloccate in qualunque momento dagli inglesi qualora avessero chiuso il canale di Suez alle navi italiane. Il 1 ottobre del 1935 erano ormai stipati sull'altopiano al confine tra Eritrea ed Etiopia 100.000 militari italiani, 50.000 ascari eritrei, 36.000 quadrupedi, 4.000 mitragliatrici e fucili mitragliatori, 580 pezzi d'artiglieria, 400 carri armati leggeri e 3.700 automezzi. Nella Somalia, parallelamente al comando del generale Rodolfo Graziani, nello stesso periodo erano stati radunati 25.000 militari italiani e 30.000 soldati coloniali tra eritrei e somali, 1.600 mitragliatrici, 117 pezzi d'artiglieria, 7.900 quadrupedi, 2.700 automezzi e 38 aerei. Altre forze stavano affluendo e assieme a loro fu importato tutto quanto era necessario alla guerra. Il Negus etiope Selassie poteva contare su circa 300.000 soldati, di cui solo un quinto aveva una formazione militare sufficiente. L'esercito etiope disponeva inoltre di 1 migliaio di mitragliatrici e fucili mitragliatori, con abbondante munizionamento, circa 200 pezzi d'artiglieria di piccolo calibro, in gran parte antiquati, qualche decina di cannoni antiaerei e anticarro. Il divario fra i due eserciti era quindi incolmabile. Tuttavia il Negus non si risolse ad affrontare gli italiani con la guerriglia,
ma si decise per lo scontro campale anche per via dei moti separatisti che in molte regioni minavano l'unità del regno. Il 3 ottobre del 1935 De Bono ordinò all'esercito italiano di attraversare il Mareb, dando inizio all'invasione dell'Etiopia. Tuttavia, le speranze di Mussolini di una rapida conquista si scontrarono con l'assoluta mancanza di infrastrutture della regione, che rallentarono l'avanzata italiana. Anche Graziani avanzò da sud, ma gli etiopi correttamente valutarono secondario questo fronte, poiché le vaste zone desertiche del sud dell'Etiopia avrebbero rallentato Graziani notevolmente. Il 6 ottobre la Società delle Nazioni condannò l'attacco italiano e il 15 ottobre De Bono occupava Aksum mentre 70.000 etiopi al comando del Ras Mulugeta occupavano le alture dell'Ambaradan e i vari Ras continuavano a radunare soldati. Il 3 novembre la Società delle Nazioni approvò sanzioni contro l'Italia, ma riguardando le sanzioni beni non indispensabili ed essendo esclusi gli Stati Uniti dalle disposizioni della Società delle Nazioni, queste sanzioni ebbero effetti trascurabili. L'8 novembre l'esercito italiano occupò Macalè. Mussolini valutava la strategia di De Bono ingiustificatamente lenta e seppure il generale sostenesse essere la linea italiana molto allungata e fragile, specialmente nel settore nord-ovest, Mussolini si risolse a sostituire De Bono con Badoglio. Badoglio, che si era sempre speso per denigrare la lentezza del collega, al suo arrivo al comando considerò corrette le valutazioni fatte da De Bono ed iniziò a rafforzare le posizioni fino a quel momento raggiunte, negando a Mussolini l'avanzata che questi chiedeva insistentemente. A questo punto della guerra gli eserciti vedevano gli italiani schierare il primo e terzo corpo d'armata a Macalè, di fronte ai quali stazionava sull'altopiano dell'Ambaradan il Ras Mulugeta, con 80.000 uomini. Al centro dei due eserciti, nella regione del Tembien, gli italiani schieravano le truppe coloniali eritree, fronteggiate da Ras Seyum con 30.000 armati e Ras Kassà con 40.000 uomini. All'estrema destra italiana erano disposti il quarto e il secondo corpo a fronteggiare Ras Imru, forte di 40.000 uomini. Tra il 14 e 15 dicembre le truppe di Ras Imru attaccarono l'ala destra italiana, costringendola a ritirarsi fino ad Aksum, e così gli etiopi riuscirono a rioccupare lo Shire, seppur rallentati dai bombardamenti in cui gli italiani utilizzarono anche armi chimiche vietate dalla Convenzione di Ginevra. Badoglio, grazie alla superiorità aerea italiana, aveva scoperto che gli etiopi stavano organizzando anche un'offensiva nella regione del Tembien, dove gli italiani risultavano pericolosamente fragili allo scopo di minacciare le retrovie dell'esercito invasore, che avrebbe dovuto, in caso di riuscita del piano, ripiegare verso l'Eritrea. Badoglio decise di non aspettare passivamente l'attacco etiope, ma ordinò un attacco preventivo. Il 19 gennaio il terzo corpo si incuneò tra Ras Mulugeta e Kassà, al fine di evitare che il primo portasse soccorso al secondo, e il corpo eritreo attaccò le posizioni etiopi. Gli scontri si protrassero fino al 24 gennaio, raggiungendo un nulla di fatto. Anche durante questi scontri gli italiani fecero uso di armi chimiche per avere la meglio sugli etiopi. Ad ogni modo il contrattacco etiope era stato fermato e ora Badoglio poteva occuparsi del suo vero obiettivo, ovvero Ras Mulugeta. Va inoltre detto che la resistenza etiope a questo punto iniziava a fare i conti con la scarsità di armamenti e rifornimenti, che la Francia impedì bloccando la ferrovia che collegava il Gibuti con Addis Abeba, come concordato con l'Italia al fine di tutelare la ferrovia dai bombardamenti italiani. Badoglio decise di aggirare le postazioni etiopi conquistando Indalo, con 2 divisioni del terzo corpo. Completata la conquista di Indalo, il 15 febbraio partì l'assalto all'Ambaradan. Il Ras Mulugeta, vistosi accerchiato e soverchiato, ordinò la ritirata generale. A questo punto Badoglio poteva ordinare il 27 febbraio l'attacco su tutto il fronte e il 28 gli italiani occuparono l'Ambalagi. Badoglio cercava a questo punto di accelerare i tempi per compiacere Mussolini e mentre il terzo corpo veniva inviato ad occupare Gondar, il primo corpo e il corpo eritreo vennero inviati a Mauceu, dove gli etiopi posero un'ultima e disperata resistenza prima di essere sconfitti il 3 aprile. La strada per Addis Abeba era adesso aperta.
Il 5 maggio Badoglio entrò in Addis Abeba e il 9 maggio finalmente Mussolini poteva proclamare la nascita dell'impero italiano. Il 20 maggio Badoglio lasciò il titolo di viceré d'Etiopia a Graziani e tornò in Italia. La conquista di Addis Abeba non pose però fine alla guerra, poiché 2/3 dell'Etiopia erano ancora in mano dei Ras fedeli all'imperatore, che disponevano di almeno 100.000 combattenti chiamati Arbegnok, attivi specialmente nello Shoah e nel Gojam. Mussolini invitò Graziani a non fare prigionieri durante la persecuzione di questi gruppi di combattenti, la cui repressione fu quindi particolarmente sanguinosa e cruenta. Quando poi il 19 febbraio del 1937 Graziani si salvò miracolosamente da un attentato durante una cerimonia pubblica ad Addis Abeba, la risposta italiana fu tremenda. Le autorità cittadine lasciarono infatti carta bianca a militari e cittadini per vendicarsi nei confronti degli innocenti civili etiopi che furono indiscriminatamente uccisi e brutalizzati per 3 giorni. Il terrorismo italiano costò un numero variabile dai 3.000 ai 20.000 morti tra la popolazione di Addis Abeba e i militari deportarono dai 3.000 ai 4.000 etiopi in campi di concentramento improvvisati. Va detto che seppur ottenendo gli obiettivi desiderati dalla conquista dell'Etiopia, l'Italia ripose enormi investimenti nell'impresa, che lasciarono la penisola in una situazione finanziaria tale da non consentirle di spostare risorse nell'ammodernamento degli armamenti che nel giro di pochi anni avrebbe reso le dotazioni italiane antiquate. La facile vittoria contro un nemico poco più che scadente, inoltre, impedì le riforme nell'organizzazione militare volte a rendere il sistema di comando italiano più efficiente e funzionale. Sia Badoglio che Graziani, dopo la Seconda Guerra Mondiale, saranno inseriti nell'elenco dei criminali di guerra per l'uso di armi chimiche vietate dalla Società delle Nazioni. I possedimenti nel Corno d'Africa italiani vennero denominati Africa Orientale Italiana, il cui istituto cessò di esistere con la conquista britannica alla fine del novembre del 1941.